Ragazzi, quest'oggi la location la vedete, è totalmente differente dal solito perché abbiamo avuto il piacere e l'onore di venire in pista per vedere Fast Girl. Ovviamente tanti di voi la seguiranno già sui social, che è praticamente la prima ragazza d'Italia a girare in pista con un monopattino, ovviamente ex standard, totalmente modificato in pista. Quest'oggi l'abbiamo vista girare e mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate più pollici possibili perché ovviamente questa è una recensione molto particolare di un mezzo particolarissimo, ma in più l'iscrizione è dovuta perché tra poco vedrete la vita, tra virgolette, di una pilota o futura pilota professionista di monopattino. Adesso io lancio la sigla e poi faccio venire qua accanto a me Arianna, che ci spiegherà un po' tutte quelle piccolezze e quelle migliorie che sono state effettuate e apportate a questo monopattino per renderlo così tanto performante, anche perché ragazzi vi assicuro che ha delle prestazioni clamorose. Adesso andiamo alla sigla. Ecco ragazzi, Arianna qua al mio fianco. Allora Arianna, noi di solito partiamo con le nostre recensioni ovviamente dalle dimensioni. Questo che monopattino è? Allora, questo Dualtron Thunder 2 completamente modificato, quindi le dimensioni sono uguali a quelle del Thunder 2 e abbiamo tolto tutto quello che è superfluo, come ad esempio le luci, clacson, quello che non serve in pista. Ovviamente il metodo di chiusura non era più utilizzabile, non era più utile, quindi è stato rimosso ed è stato apportato alla base dello stelo un supporto proveniente dalla Spagna T-Rex, che è fatto appositamente per questo monopattino per rendere lo stelo il più stabile possibile. Proseguendo sempre nella parte bassa del monopattino, ho visto che qua ci sono due motori un po' particolari. Di che cosa si tratta? Allora, abbiamo motori di derivazione Nami e da 1500 watt nominali ciascuno, però con un picco di 12 kW, quindi appunto 12.000 watt, e quindi le sue prestazioni sono molto simili a quelle del Nami, quindi molto performanti. Qui parliamo di velocità che si aggirano all'incirca a quanto? 115 km/h. 115 km/h, ovviamente su un monopattino con queste qualità si sentono in maniera clamorosa, anche perché il peso è molto ridotto, immagino. Sì, infatti abbiamo diminuito di circa 5 kg il peso originale. Ovviamente siete andati a lavorare in primis sull'elettronica ma anche su alcune parti. Mi sembra di aver capito che questo non è un manubrio qualunque. Esatto, è un manubrio in carbonio non originale ed è molto più leggero di quello originale. Abbiamo oltre alla leggerezza anche una robustezza e comunque una poca flessione, cioè non abbiamo bisogno di avere un manubrio che in determinate occasioni possa avere delle vibrazioni strane, quindi questo è una cosa che per la qualità di guida è stato fondamentale, vero? Sì, assolutamente, stabilità al primo posto. Mentre mi sembra di aver capito che nella parte bassa, cioè sotto questa bella pedana grossa, troviamo una batteria veramente performante, vero? Sì, allora una batteria 21700 Sony da 72 volts 32 ampere, ciascuna cella ha 35 ampere di scarica. Questo ovviamente, andando a unire queste informazioni con quelle di prima, riusciamo ad avere delle prestazioni, un'accelerazione, delle curve di scarica di motori sull'asfalto che sono veramente mostruose. Ragazzi, io intanto sotto vi farò girare un po' delle clip che abbiamo registrato di Arianna perché veramente dal vivo rendono ancora di più, quindi sicuramente nel video non riusciremo a farvi vedere tutta la velocità che riesce a raggiungere Arianna, però vi assicuro che questo è un monopattino mostruoso e Arianna ha veramente un polso clamoroso. Mentre tutta questa cosa delle prestazioni ovviamente sono gestite dalle due centraline, che mi sembra siano delle Kelly, io sbaglio, che troviamo sotto la scocca, e questo permette, oltre di avere tutta la pedana libera per poterci alloggiare dentro una batteria quanto più grande, abbiamo anche un maggior controllo della temperatura, perché ovviamente strusciandoci sopra l'aria riescono a mantenere sempre temperature più basse. Che tipologie di Kelly abbiamo? Hanno 120 ampere di scarica l'uno. Ecco, quindi ragazzi, quando Arianna si aggancia all'acceleratore, questo schizza via come se fosse inseguito da chissà chi. Ora, continuando a rimanere nella parte bassa del monopattino, ovviamente ho visto che monta delle PMT. Sì, PMT Junior. PMT Junior, ovviamente quelle che sono le più utilizzate nel mondo delle corse, quindi abbiamo una resa perfetta su un asfalto particolare come quello delle piste, e in più
più riescono ad arrivare a una temperatura che proprio gli permettono di rimanere aggrappate all'asfalto. Ma la particolarità di questo monopattino la troviamo soprattutto nelle sospensioni, perché ovviamente Arianna, avendo bisogno della massima aderenza, ha delle sospensioni su questo monopattino veramente particolari. Mi sembra di aver capito che sono delle sospensioni a elastomeri tarate in maniera particolare. Ovviamente Arianna, la vedete, ha un peso, quanto pesi più o meno? 45 kg. 45 kg, che arriviamo a 50 più o meno con la tuta, tuta e casco. Proprio per dare la massima aderenza sull'asfalto troviamo una taratura di circa 120 kg sulla ruota posteriore, in modo da evitare che si accucci il monopattino in accelerazione, mentre sulla ruota anteriore è settato a quanti chili? 100 kg. Ecco, quindi anche sull'anteriore, ovviamente per evitare di andare troppo a imbeccarsi, abbiamo una durezza e una rigidità che ovviamente questo è fondamentale sul monopattino, o sbaglio? Sì, esatto. Te soprattutto quando è che senti questa aderenza? La senti più in accelerazione o in frenata? No, in accelerazione. Accelerazione, quindi il punto fondamentale. Riuscire a gestirla nel migliore dei modi ti permette veramente di prendere dei secondi a giro. Sì. No, basta pensare che qua, ti ricordi? C'avevamo le blu tipo. Che c'avamo qua una volta che giravo 3-4 secondi più alta, che abbiamo cambiato le sospensioni. La blu davanti, adesso c'hai la bianca. Appunto, ti ricordi quanto giravo che qua mi si afflosciava? Ovviamente per andare a gestire la potenza di questo monopattino abbiamo bisogno di un impianto frenante di un certo livello. Qui troviamo, ho visto un sacco di adesivi Magura, quindi abbiamo un impianto full Magura, mi sembra di aver capito. Ovviamente idraulico, anteriore e posteriore. Come te lo senti? Modulabile, si riesce a gestire bene? Sì, si riesce a gestire bene, solo che in alcune piste mi serve più pronto, in alcune va bene anche meno pronto. Comunque ci vuole un po' di tempo prima che si riscaldano le pasticche. È un po' una rogna, però stiamo cercando di migliorarci perché sono un po' sottodimensionati in base a quello che ci serve. Comunque avremo bisogno di un impianto frenante migliore. Vabbè, ovviamente avendo così tanta potenza, avendo tutti questi kilowatt, l'impianto frenante è d'obbligo che sia top quality. Comunque ragazzi, io arrivando alle conclusioni vi devo dire che l'ho visto, l'ho provato poco perché purtroppo per andare su mezzi del genere bisogna essere, secondo me, un po' preparati. Ovviamente la preparazione fisica di Arianna non è la mia, io con tutto questo mio fascio di muscoli non sono adatto a questa tipologia di monopattini. Ora, per arrivare un attimino alle conclusioni di questo video, avevo pensato di parlare di prezzi. In realtà questo monopattino è stato talmente tanto personalizzato, è stata talmente tanto fatta una ricerca sui materiali e sulle cose che secondo me, anche se parlassimo di cifre, non arriveremmo mai e poi mai a farvi capire il lavoro che c'è stato dietro. Anche perché Arianna, insieme al suo preparatore, è dovuta andare a fare tanti piccoli ritocchi, soprattutto sulle centraline, sulla tipologia di erogazione, che quello lì ovviamente è un lavoro che soltanto la nostra passione ci può permettere di fare. Non è possibile dargli un valore, un prezzo, una cosa del genere. Ma che poi cambia dalle esigenze. Anche perché mi sembra di aver capito che anche a seconda del tempo riesci ad andare a regolartelo nella maniera più performante. Esatto. Basta a pensare che giro quasi con le mini moto. Ovviamente gira quasi con le mini moto, anzi ho visto prima dare una sverniciata a una pit bike clamorosa, è andata veramente forte. Va bene ragazzi, fatemi sapere se questa tipologia di contenuti vi piace, se ne volete altri, magari scriveteci qua sotto se c'è qualcun altro che ha preparato un monopattino a questi livelli e lo vuol far vedere. Noi siamo disponibili a vederlo e magari a metterlo in competizione con Arianna. Ci vediamo nel prossimo video. E iscrivetevi al canale. Esatto, e andate a cercare Fast Girl su Instagram perché ne vedrete delle belle. Ciao ragazzi!